In questo video andremo a vedere come scrivere le rules, che secondo me sono il cuore di qualunque sistema di home automation. In sostanza possiamo istruire il nostro sistema a compiere azioni in base a determinati eventi. Ad esempio a una certa ora del giorno oppure al cambio di stato di un oggetto possiamo decidere di fare delle cose. Ci sono svariati casi d'uso per i quali le rules possono tornare utili. Ad esempio l'accensione delle luci notturne quando il nostro sensore crepuscolare ci avvisa che il sole è tramontato, oppure possiamo accendere il riscaldamento se la temperatura della stanza è scesa sotto un certo livello e così via. Nel nostro caso andremo a vedere 3 esempi. Uno scenario di tipo sono in vacanza che accende le luci di casa la sera simulando la nostra presenza. L'accensione delle luci notturne all'esterno della casa simulando un sensore crepuscolare che invia il segnale. Purtroppo devo simulare il sensore crepuscolare perché al momento quello che ho non funziona. Dovrei anche sistemarlo prima o poi. E poi come terzo caso d'uso vedremo l'attivazione di un segnale di allarme a fronte del raggiungimento di una soglia di gas elevata. Visto che abbiamo un sensore di rilevamento gas in cucina, utilizzeremo quello. Ok, detto questo andiamo a giocare. Ok, iniziamo dal nostro primo caso d'uso che è la modalità sono in vacanza. Quindi dobbiamo programmare l'accensione e lo spegnimento di una o più luci di casa per far sembrare che comunque la casa non è vuota. Quindi iniziamo dal nostro Open Hub, solito login, e andiamo a cercarci la luce che vogliamo accendere nel nostro modello. Quindi ad esempio piano terra abbiamo la luce della cucina, sì ce l'abbiamo, luce cucina. Possiamo programmare questa che si accenda e si spenga a determinati orari. Ok, quindi andiamo sulle rules, la creiamo col solito più, gli diamo un nome in modo tale che ci ricordiamo, quindi mettiamo sono in vacanza. Dobbiamo aggiungere il trigger, cioè cosa scatena l'esecuzione di questa regola, quindi l'evento. Gli mettiamo una descrizione a sera. Quindi quando, time event, mettiamo un orario fisso del giorno e mettiamo tipo adesso è mezzanotte e 33, quindi mettiamo un po' scomoda sta rotellina, mezzanotte e 40. Ok, done. Perfetto, poi aggiungiamo la action, cioè che cosa dobbiamo fare. Prendiamo l'item, andiamo a cercarci la nostra luce e la selezioniamo. Selezioniamo send a command to perché vogliamo mandare un comando alla luce e mettiamo on. In teoria volessimo aggiungere anche altre luci, lo potremmo fare. Poi le ulteriori condizioni non le tocchiamo, per adesso non ci servono. Lasciamo perdere la semantic class e a questo punto la salviamo. Ok, adesso ci dice che è stata salvata correttamente ed è in attesa che l'evento si scateni. Quindi per vedere che l'evento si scatena possiamo aprire la nostra sitemap. Quindi andiamo sulla home, apriamo la sitemap che avevamo creato l'altra volta, però non abbiamo, è un po' vecchiotta questa sitemap, quindi ce ne creiamo una nuova. Andiamo su pages, creiamo, anzi modifichiamo questa, va, tanto non ci serve più, rimuoviamo tutto per adesso e aggiungiamo uno switch. Ok, scegliamo l'item, salviamo e a questo punto torniamo a vedere la nostra sitemap. Ok, adesso attendiamo mezzanotte e 40, in teoria possiamo testare la rule, allora vediamo se riesco. Andiamo sulla rule e la proviamo a mandare in esecuzione. Ok, quindi così l'abbiamo testata, funziona, adesso dobbiamo solo aspettare, la rispengo, aspettare che avvenga l'orario scelto. Nel frattempo possiamo fare anche la regola per spegnerla, quindi creiamo una nuova regola, sono in vacanza off,
Il trigger è, mettiamolo il minuto dopo. Gli facciamo fare l'azione come prima praticamente. Luce cucina, off, done, e salviamo. Quindi proviamo ad accendere e a mandare in esecuzione questa che la dovrebbe spegnere. Ok, a questo punto aspettiamo, ci siamo quasi. Ecco che si è accesa la luce. In teoria voi non la vedete, ma io vedo anche veramente la luce che si è accesa. E adesso aspettiamo 41 che dovrebbe spegnersi. Ok, ci siamo quasi. E si è spenta. Quindi con 4 clic siamo riusciti a fare un'automazione che può comunque tornare molto utile. Ovviamente si possono aggiungere più luci da accendere e da spegnere a orari diversi. Le regole basate sugli orari, sulle schedulazioni degli orari, si possono vedere nel calendario di OpenHub, perché abbiamo una funzione proprio schedule in cui possiamo vedere i vari eventi pianificati, e volendo si possono aggiungere anche di qua. Se noi abbiamo già delle regole che sono comunque anche loro pianificate già, tipo le nostre, dobbiamo aggiungergli il tag schedule per farle vedere nel nostro calendario. Quindi io lo aggiungo tutte e due. Una volta che lo aggiungo e salvo, se vado a vedere nello schedule, come vedete mi fa vedere gli eventi pianificati. Ovviamente questo si ripete tutti i giorni, quindi sarà all'infinito. Lo schedule qua fa vedere i prossimi 30 giorni, se non sbaglio. Volendo si possono anche pianificare le regole in determinati giorni solo, quindi non usiamo la funzione, il trigger che scatena l'evento temporale non deve essere di tipo fixed time, perché questo viene eseguito sempre tutti i giorni, ma lo si può cambiare con la funzione cron. Cron è praticamente un'espressione numerica che definisce un preciso istante nel tempo e ne permette anche le ripetizioni. Con il pulsante build abbiamo un'interfaccia grafica che ci permette di creare questa schedulazione. Quindi in questo caso noi volessimo eseguirlo alle 8 di sera solo della domenica, perché è l'unico giorno in cui non siamo a casa. Verifichiamo che i secondi siano a 0, i minuti siano a 0, le ore le mettiamo alle 20. Ok, i giorni possiamo dire day of week e mettiamo Sunday. Ogni mese, ogni anno. Quindi tutte le domeniche alle 8 di sera viene eseguita questa schedulazione. Andiamo a vedere, salviamo, scusate, ma posso anche ingrandire. Andiamo a vedere il nostro calendario, cosa ha fatto. Ecco, vedete che l'accensione delle luci me l'ha messa solo una volta alla settimana. Giusto solo per curiosità vi faccio vedere che dalla pagina schedule si possono creare le rule nello stesso identico modo. Clicchiamo più, siamo proprio nella pagina di creazione della rule, però come vedete aggiunge in automatico il tag schedule. Per il resto i campi sono gli stessi identici che abbiamo gestito di là. Per non far diventare troppo lungo questo video, i prossimi 2 esempi li vediamo nel successivo.